Ricordo ancora quando a dicembre 2013 ho acquistato la mia prima reflex. Si trattava di una Nikon D3200, esattamente questa, che conservo ancora. Prima di allora scattavo foto principalmente con una Coolpix che aveva il vantaggio che potevo andare sott'acqua fino a 10 metri, quindi per me che facevo sport, che andavo in acqua, era il non plus ultra della tecnologia da quel punto di vista. Poi ho dovuto fare il salto di qualità perché proprio a dicembre del 2013 ero stato chiamato dalla Red Bull per fare dei lavori con loro. E quindi io mi sono presentato con la mia macchinettina a confronto con loro che avevano produzioni, broadcast televisivi da paura. Ovviamente il mio livello qualitativo è stato di gran lunga inferiore alle aspettative, ma comunque mi ha dato modo non solo di entrare in contatto con loro, con i quali poi ho continuato a fare dei lavori, ma anche poi di entrare in contatto con quelli della Nikon, perché l'acquisto di questa macchina mi ha dato la possibilità di frequentare delle classi della Nikon School e di entrare quindi poi in contatto con quelli del marketing, e da lì si è avviata anche una collaborazione. Una nota a chi si sta avvicinando magari adesso al mondo della fotografia è che non vi fate intimorire da chi arriva con migliaia di attrezzatura fotografica o video, mentre voi magari siete lì, non dico col cellulare, ma con l'entry level, perché non sempre è l'attrezzatura che fa la differenza. A volte anche una buona dose di fortuna non guasta, nel senso che per questo lavoro si trattava della Red Bull Sound Clash, quindi una battaglia musicale tra due gruppi. C'è stato un momento in cui i due gruppi erano in uno studio di registrazione a fare le prove per quello che sarebbe stato l'evento, e nessuno dei loro fotografi con migliaia di euro di attrezzature era disponibile ad andare, e io con questa macchinettina ero in zona e sono riuscito a registrare in esclusiva le prove. Col tempo ovviamente ho investito in attrezzatura, poco meno di un anno fa sono passato a una mirrorless, alla Z50, quindi a questa nuova tecnologia, e ho preso quella che è stato l'entry level delle mirrorless, ma anche perché veniva già proposta con un kit da blogger, quindi anche nell'ottica delle collaborazioni che nel corso di questi anni poi ho fatto con la Nikon, abbiamo deciso di utilizzare questa Z50 perché è un po' sempre stato il mio stile, ma anche il nostro accordo, cioè non far vedere, non essere l'ennesimo operatore con attrezzatura megagalattica, ma far vedere che comunque con un'attrezzatura che non costa troppo si riescono a fare comunque dei prodotti di qualità. Quindi Z50. Oggi invece finalmente realizzo uno dei miei sogni, perché entro in possesso di una Nikon Z6 II con obiettivo 24-70, quindi stavolta veramente facciamo il salto di qualità e inizierò ad operare con quella che è sicuramente, se non il top di gamma delle mirrorless, comunque con un livello molto molto alto, sperando di continuare ad aumentare la qualità dei miei video. E quindi vediamo cosa c'è nella scatola. Apriamo quindi Z6 II con 24-70, ovviamente manuali di istruzione, arabo, francese, inglese, ed ecco quello che abbiamo nella scatola. Abbiamo ovviamente la macchina fotografica, eccola qui, wow. Uno dei motivi principali che mi ha fatto propendere per questa macchina
è stato innanzitutto la presenza del doppio slot, quindi avremo sia la possibilità di avere una scheda di backup, ma anche due tipi diversi di schede, dalle Sony alle SD. Ha ovviamente l'ingresso per il microfono, ma anche già l'uscita per le cuffie, quindi io posso sentire in presa diretta il suono, per vedere quindi la qualità del suono. Uscita HDMI, sì, decisamente è una bella macchina. Io ho già provato la Z6 e questa è la Z6 II, quindi ovviamente è una leggera evoluzione, ma grosso modo diciamo lo standard è quello lì. All'interno troviamo anche lente parasole per l'obiettivo, troviamo anche l'obiettivo, il 24-70, a cui ovviamente dovrò poi aggiungere dei teleobiettivi nel parco ottico, ma in realtà qualcosa ho già, e quindi vediamo. All'interno della confezione ovviamente abbiamo il caricabatterie, alcuni accessori che dovrò capire a che cavolo servono, la batteria ovviamente, il cavo USB per collegarla e ovviamente lo strappo per metterlo al collo, e questa credo sia una pezza per pulirla, probabilmente ho la custodia. Non resta che provarla, ma salama.